è che bisognava passeggiare. Vai Nasca, vai. Finalmente ci siamo! Tutto pronto per la mia prima gara endurance. Come già avete visto dalle qualifiche, questa tipologia di gara è pazzesca, perché vivi tutta una serie di situazioni capaci di trasmetterti emozioni indescrivibili. La pit lane piena di gente al lavoro, la frenesia del cambio pilota e del pit stop, il gioco di squadra, la concentrazione, la tensione mentre sei al muretto e aspetti il tuo turno, guidare al tramonto, guidare di notte, il team radio con cui parlare ai box, tutte quelle cose che fino a ieri vedevo solo in TV e che oggi ho la fortuna di provare sulla mia pelle. È tutto incredibilmente stupendo. La gara durerà 2 ore e le soste obbligatorie sono 2. La strategia di gara quindi sarà la seguente. Partirà Dindo, molto più esperto, col compito di superare Inde nella partenza e cercare di portare la macchina in testa, e guiderà per 40 minuti. Poi prenderò la macchina in mano io e farò i 40 minuti centrali, lasciando poi la macchina a Emiliano per la fase finale di gara. Sulla carta siamo competitivi, perché vista la bravura di Dindo ed Emiliano possiamo realmente puntare al podio. Siamo carichi, carichissimi. Oggi non siamo qui solo per divertirci. Oggi siamo qui per fare sul serio. Eccoli che arrivano. Pronti a partire, vai Dindo. Grande Dindo! Che cattiveria alle prime curve! Ok, Dindo viene dato come terzo? Guarda Pelatti con la macchina numero 7 come resiste, è veramente duro da passare. Come passo di gara si andava piano, 46,1 ha fatto il primo. Beh dai, alla fine 1,2 secondi più lento di quanto andassero ieri. Bisogna vedere adesso se stanno su quel passo o no. Capello 47,0, secondo 48,4. 45,8 Dindo. Meno male che bisognava passeggiare. Sta recuperando. A 3 secondi dal primo e a 3 secondi e mezzo di vantaggio sul terzo. Tanto subito un colpo di scena. Pelatti e Volpato hanno avuto problemi, si sono già fermati. E loro sono quelli che ieri hanno vinto la gara. Dai.
Andiamo! Primo! Madonna, sono tutti attaccati. Comunque sto guardando che come passo stanno facendo i tempi che facevo ieri io in qualifica. Quindi semplicemente, sicuramente non so spingere la macchina fino a un limite da fare i tempi che facevano loro in qualifica. Però il passo di gara ce l'ho. Bisogna capire se hanno alzato i tempi perché sono calate le gomme e quindi magari anche a me caleranno, quindi alzerò i tempi anch'io. Scoprirò solo in gara. No ma raga, il livello è altissimo, là davanti stanno pestando come dei fabbri. Sono in 4 in 2 secondi, alla faccia della gara di Endurance. Non sarà facile il mio stint, per niente. Mi troverò in mezzo alla bagarre. Guardate come sta guidando Dindo, è sulle uova. Sicuramente nei primi giri per recuperare sui leader ha dovuto spingere tanto e quindi adesso non ha più gomme. Ok ragazzi, allora, devo entrare. Mi preparo e farò 40 minuti io e 40 minuti Milano. Da regolamento la sosta ai box deve durare almeno 5 minuti e 35 secondi e in questo lasso di tempo puoi cambiare pilota, fare benzina, cambiare gomme e cambiare freni. Se la sosta dura meno ti penalizzano, se la sosta dura di più perdi tempo. Il team quindi deve essere bravo a far partire il tempo appena entri nei box, calcolare esattamente la durata della sosta e farti uscire al momento giusto. Apritevi gli specchietti! In modo che tu transiti sull'uscita dei box esattamente dopo 5 minuti e 35 secondi, in modo da non essere penalizzato ma non perdere tempo. Ok, comincia la mia prima gara di Endurance. Ora purtroppo, essendo la prima, non ho idea di quanto si possa spingere e quanto invece si debba essere conservativi. Se nei primi giri esageri e massacri troppo le gomme e i freni, rischi di non arrivare fino alla fine. Quindi preferisco prendere il ritmo un po' più lentamente, magari perdere un paio di secondi i primi giri, ma essere sicuro di arrivare con la macchina a posto fino alla fine. Comunque in ogni caso io rientrerò in pista in mezzo ai primi, cercherò di tenere la prima posizione, se poi mi passano mi attacco al primo e guardo quello che fa. Ok, si parte! Ok, ma dove sono tutti? In teoria dovevo rientrare in pista in mezzo ai primi 5 col coltello tra i denti, tutti in 5 secondi, ma non vedo nessuno. Magari si sono fermati ai box il giro prima o il giro dopo, quindi sono ancora dentro. Probabile. Comunque, mentre prendo il ritmo vi spiego come funziona il discorso gomme. Da regolamento puoi usare solo un tipo di gomma slick e un tipo di gomma rain per tutto il campionato. Quindi la gomma deve essere performante in situazioni molto varie, perché puoi correre di sera con 20 gradi d'asfalto o a mezzogiorno con 60 gradi d'asfalto. Oppure per le gomme rain puoi correre con pista umida o sotto pioggia battente. Quindi per quanto riguarda la gomma slick hanno scelto la mescola 9, più dura, per far sì che la gomma duri per tutti i 40 minuti e che abbia un rendimento costante. E questa è una delle cose che stanno più a cuore per Michelin, specialmente su strada, dove stanno spingendo ormai da tanti anni proprio sul tema della costanza. Infatti, non so se lo sapete, ma Michelin chiede che per le gomme stradali i test di omologazione vengano fatti anche su gomme al limite legale di usura, quindi su gomme finite. E tra l'altro vi ricordo che la gomma che sto usando in questo momento è la Pilot Sport, che è la versione slick di quella stradale. Detto questo, la gomma dura tanto, ma se la maltratti dura meno. Ok, i primi giri li ho fatti veramente piano, però adesso ho iniziato a spingere e ho fatto il mio best, 1.46,8. Solo un secondo da Dindo. Finalmente sto girando su tempi decenti. Anche se il vero problema è che inizio a preoccuparmi perché non vedo nessuno. Non c'è nessuno davanti e nessuno dietro. Dove cavolo sono gli altri? Io dovrei essere primo, ma mi trovo completamente disperso nel deserto. Ok. Mi hanno appena comunicato dai box via radio che sono 11°. Ma come cavolo è possibile? Quando Dindo mi ha dato la macchina eravamo primi. E ora mi spiego perché sono uscito dai box e non c'era nessuno. Ma per essere 11° senza aver visto nessuno dei primi, non posso aver perso tutto questo tempo io. Non riesco a capire cosa sia successo. Non ci voleva. Niente, non mi resta che spingere, farmi 40 minuti così e sperare che succeda qualcosa davanti. Ok, nel frattempo recuperando ho ripreso il 10° e adesso devo passare.
Ok, lo sto guardando un attimo, va nettamente più piano di me, ma fa delle linee diverse, quindi devo capire dove infilarmi per passarlo. E soprattutto passarlo in maniera agevole, perché sennò anche un contatto stupido rischia di buttar via la gara. Niente, non ho il pelo sullo stomaco di buttarmi dentro come ha fatto Dindo ieri. E non ha senso un sorpasso così ignorante in una gara di 2 ore. Però devo sbrigarmi a passarlo perché mi sta facendo perdere tantissimo tempo. Ok, lui copre l'interno, mi butto all'esterno. Mamma mia! E andiamo all'esterno! Ok, stint finito. Sono passati 40 minuti, adesso si rientra ai box. Vai, ecco la macchina. Vai. Vai Nasca, vai. Questi qua anteriore. Bravo, com'è andata? È stato bravissimo. Ha fatto bei tempi, è stato veramente bravo. Grazie. Dagli gas. Vai ragazzi, saliamo. Mamma mia! Finito il mio stint, che spettacolo raga, madonna che bello, adesso ho salito a Milano, ho fatto del mio meglio, i primi giri ci ho messo un po' a prendere il ritmo, poi ho fatto anche il mio best, ho anche migliorato rispetto a quanto giravo in qualifica e questo è buono. Adesso tocca a Milano, siamo quarti in teoria, madonna mi viene a svenire, una botta di caldo ragazzi, incredibile. Il tempo di scendere dalla vettura praticamente. Dai, parlaci un po' di questo stint per te. Vai dai, guarda, mi vengono le lacrime. Troppo bello. Il rombo del motore. Troppo bello. Finché sei dentro non senti niente, continui a spingere come un pazzo. Poi appena sono sceso capogiri, cioè finché sei dentro vai, poi scendi e inizia a girarti la testa, comunque fa caldo lì dentro, crepa. Sì. Meno male che state correndo di sera a questo punto. Pensa di giorno come fanno. Ok, un po' mi sono ripigliato. Come siamo messi? Perucca, ottavi siamo. Come abbiamo fatto a perdere così tanto tempo? Ho scoperto come mai da primi siamo finiti a 11esimi quando sono entrato. Purtroppo abbiamo perso qualcosa come 20-30 secondi quando Dindo è rientrato. Per quello, da che eravamo primi mi sono trovato 11esimo, perché c'è stato un problema con la comunicazione via radio e quindi non hanno capito, quindi non hanno sentito che stava entrando ai box e non hanno fatto partire il cronometro e quindi siamo andati a stima. Adesso Emiliano è ottavo, sta girando fortissimo, 46,1 ha fatto, però a 27 secondi di ritardo da quello davanti. Vediamo come va. Grandissimo stint, sei migliorato un sacco. Non hai mai girato con questa macchina, cosa vuoi pretendere? Guarda che non è facile guidare questa macchina qui. Arrivi e avevi il passo dei primi, perché c'è stato un momento che avevi il passo dei primi. 46 alto avevo. 46 alto. Lui è uno che va fortissimo, quindi se lo dice lui. No, è andato bene davvero. Grazie. Emiliano sta andando molto forte. Sì, sta andando a prendere quello davanti. Purtroppo mancano 17 minuti, Emiliano è ottavo, ci ha fregati quel disguido lì che abbiamo avuto nella sosta.
abbiamo 1 minuto e 24 di ritardo dal primo. Peccato. Peccato. Ci abbiamo provato, abbiamo fatto del nostro meglio. Amy è andato molto forte, è stato bravo, però il ritardo che avevamo era troppo. Chiudiamo ottavi. Alla fine abbiamo scoperto cosa ci ha fregati. Un errore nella comunicazione col muretto dei box ha fatto sì che la prima sosta durasse 6 minuti e 11 secondi e la seconda 5 minuti e 46, contro i 5 minuti e 35 della sosta ideale. In pratica significa aver perso un totale di 46 secondi da una ipotetica sosta perfetta. Con i secoli in mano non si va da nessuna parte, però ragioniamo un secondo. Se avessimo fatto 2 soste perfette, senza quei 46 secondi di troppo saremmo arrivati a 6 secondi dal terzo. E se fossi uscito in testa anziché 13esimo, mi sarei sicuramente dato una svegliata e avrei tirato sin dai primi giri guardando le linee di quelli davanti e magari abbassando ulteriormente il mio best. Insomma, il podio non sarebbe stata una fantasia lontana, ma sarebbe stato qualcosa di raggiungibile. Peccato. Provo sensazioni miste. Da un lato la gioia incredibile di un'esperienza pazzesca come questa gara endurance nella notte di Misano nel weekend del DTM. Dall'altro la delusione di non aver potuto lottare per il podio. Ma si sa, queste sono le gare. E il bello delle gare sta nelle emozioni che riescono a regalarti, sia belle sia brutte. Ringrazio tutti voi per aver visto questi video e ringrazio coloro che hanno reso possibile tutto ciò. E chissà se e quando potrò ripetere questa esperienza. Detto tra noi, io spero molto molto presto.